Castello di Waue. Ci abbiamo preso. Non abbiamo più voglia di prendere delle autoguide, perciò non sappiamo dirvi la sua storia, ma ve lo mostriamo dall'interno. Esatto, e poi uno va su internet e la cerca. Poi dopo andiamo in cerca di una birretta. Vai, piano. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. Mentre i nostri eroi leggono le moto per prepararsi alla traversata verso Tallinn, vediamo assieme il percorso di questo video. Il percorso prevede circa 1400 km. Come ho detto prima, appunto arriveremo a Tallinn, dove dedicheremo un giorno, poi lasceremo l'Estonia per andare in Lettonia e dedicare un'altra giornata a Riga, la capitale della Lettonia. Attraverseremo la Lituania abbastanza velocemente, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo a disposizione, ma abbiamo qualche punto di interesse da visitare, per poi arrivare alla Polonia e andare a dedicare qualche giorno a Cracovia. A Cracovia visiteremo la città perché crediamo sia bella e ne valga la pena, ma ci prenderemo il tempo necessario per visitare e comprendere bene il luogo che è diventato il simbolo dell'Olocausto, cioè il museo campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau. Eccoci qua, siamo arrivati finalmente. Non ti sei pettinato ancora. Solito rito. Siamo arrivati finalmente a Tallinn, in Estonia. Siamo in piazza Rajakoja. Piazza Rajakoja, molto bella. Piazza centrale. Esatto, dove c'è un sacco di baretti, ristorantini, dove naturalmente si concentra tutta la ristorazione. Siamo arrivati qua, abbiamo tutti la nostra magliettina di rappresentanza, siamo finalmente arrivati qua. E qua Sempre più giù. siamo vestiti uguali come tre bravi fratellini, e l'altro, e qua. E adesso vi portiamo a fare un giro per Tallinn per farvi vedere la vita diurna. Visita alla torre di Sant'Olaf. Andiamo su alla torre 256 gradini, ma qua c'è l'ascensore. No, ci tocca andare a piedi, via. Ma il senso male. 1, 2. Madonna! Madonna, si girano. Dopo voglio venire a scendere di qua con il mio ginocchio. 95. Sì, Armando? Avanti, avanti. Mai spezzare il ritmo. Vista dalla torre della chiesa di Sant'Olaf. Adesso il Moro ci dice cosa ci vede. Sullo sfondo vediamo la parte alta della città vecchia, dove spicca le cupole della chiesa di Alexander Nevsky, quella costruita dai russi sopra il monumento di Lutero, e sulla destra invece la cattedrale di Tompea, e sotto, dove si vede il torrione, praticamente c'è il castello dove c'è la sede del governo. E adesso ci tocca andare là e fare 250 gradini e andare giù.
Cattedrale di Alexander Nevsky, bastioni del muro di cinta, cattedrale di Tompea in ristrutturazione, castello e sede del Parlamento estone, castello di Tompea, sede del Parlamento estone. Questo è tutto quello che rimane della chiesa di Santa Caterina, quello che era il più grosso edificio probabilmente di Tallinn. Adesso è bruciato nel 1500 e c'è rimasto questo bellissimo viale e queste fantastiche pietre con una ristrutturazione abbastanza discutibile, ma tant'è. Siamo nell'edificio del palazzo Kadriorg, fatto costruire da Pietro il Grande a costruire. L'ha fatto un maniero che aveva acquistato Pietro il Grande e poi modificato, giusto? Sì, e l'ha fatto costruire per la moglie amata Caterina, ma molto amata. Molto, che quando Pietro è morto Caterina se l'è fregata e l'ha venduto, l'ha lasciato morire. È stato disegnato e costruito da architetti italiani, il risultato è davvero bello, soprattutto i giardini, ma anche il palazzo. E con questo direi che chiudiamo Tallinn. Oggi lasciamo l'Estonia, siamo riusciti a dedicare tempo solo alla sua capitale. In realtà avevamo intenzione di fare qualche deviazione di percorso, ma visto il meteo direi che andiamo dritti per dritto verso un'altra capitale affacciata sul Mar Baltico, che è Riga. Quando si passano le frontiere una cosa bellissima secondo me è vedere che non ci sono più le dogane. Ci sono rimasti gli scheletri di quelle che un tempo erano le divisioni europee, un mondo che per fortuna non c'è più, una cosa che abbiamo apprezzato tantissimo. Poi siamo arrivati qua in Estonia e abbiamo cominciato a vedere tantissimi militari, come adesso si vedono quelli inglesi. E questo ti riporta a una realtà che per me, per noi è inconcepibile. Pensare che in Europa, qua vicino a noi, stanno combattendo è una cosa che nella mia ignoranza proprio non riesco né a capire né a concepire. Quando si arriva a Riga l'impressione è di una città davvero ordinata e pulita, bella bella bella. Adesso proviamo a fare un giro per vedere i monumenti più famosi, ma comunque davvero il primo impatto è positivo, estremamente positivo. Abbiamo trovato questo ponte dove la gente si giura eterno amore, lucchettando il proprio amore sul ponticello. Noi naturalmente non lo possiamo fare. Allora lucchettiamo per solidificare, no, per soldatizzare il nostro viaggio in moto. E quindi lo attacchiamo qua a questo pistone, perché ci sta proprio bene. Vai, pistone. Vai Moro, vieni, collabora. Vai, chiudi. Basta, è chiuso. Girane gira. Uno Io un basta. numero. Gira. Io un numero. Un numero io. E un altro io, l'ultimo. A parte che con uno è già chiuso. Il nostro giro adesso è fissato per sempre a questo ponte. Al ponticello di Riga. Riprendi ancora. Pistone per tutta la vita, motori elettrici giù. Giro turistico di Riga anche, oggi con il felpottino perché c'è piuttosto freddo. Questa è la cattedrale della Natività, chiesa ortodossa, è stata per un breve periodo durante l'occupazione tedesca luterana, ma adesso è tornata con la liberazione ortodossa. Molto bella, dentro non si può filmare, quindi va bene così. Visita veloce alla ex fabbrica degli Zeppelin, dove adesso c'è il famoso mercato centrale poco fuori dal centro storico. Il quartiere è Little Mosca. Little Mosca. Si vedono ancora gli edifici. Casa dei tre fratelli, centro storico di Riga. Secondo me non andavano molto d'accordo perché hanno fatto tre case completamente diverse, quindi secondo me litigavano tutti i giorni.
è l'edificio residenziale gli edifici residenziali più antichi di Riga. 1646. E boom! I monumenti forse ritenuti tra i più belli di Riga, la Casa delle Teste Nere, un edificio medievale che è stato però completamente ristrutturato e ricostruito nel 2000 circa, se ricordo bene, perché è stato distrutto durante la seconda guerra mondiale dai bombardamenti. È un edificio molto particolare, molto bello. Era praticamente la zona dove venivano promosse le attività commerciali da questi religiosi denominati Teste Nere, da cui appunto il nome dell'edificio. Ma come dicevo prima, davvero Riga è difficile da racchiudere nei suoi monumenti, bisogna proprio venire a visitare, perché sono belle anche le costruzioni, bello il centro storico, belle gli edifici, quindi in un filmato non è facile, diciamo, riuscire a far capire com'è bella e particolare la capitale della Lettonia. Bisogna visitarla. Dopo aver passato l'Estonia e la Lettonia, adesso siamo arrivati in Lituania. I primi due paesi li abbiamo fatti abbastanza rapidamente, percorrendo quelle che sono le arterie principali, ma ci siamo presi il tempo per visitare le due capitali. Il resto del viaggio, avendo percorso appunto le arterie principali, è abbastanza, diciamo, monotono. Si percorrono queste strade drittissime senza trovare grosse sfumature, però se uno si guarda intorno comunque sia trova qualcosa di bello da vedere e fa parte del viaggio. Arrivati in Lituania adesso il paesaggio è leggermente cambiato, ci sono sconfinate praterie di grano fino proprio a perdita vista. Come unica tappa abbiamo messo la collina delle Croci, che sembrava un posto dove quasi doveroso fermarsi, e adesso ve lo faccio vedere. Lituania, collina delle Croci. In questo luogo sorgeva un castello distrutto dai cavalieri teutonici. Hanno distrutto e bruciato per cancellare il ricordo. In realtà hanno ottenuto l'effetto contrario. Infatti qua migliaia di persone vengono e piantano le proprie croci come ricordo dei caduti in questa zona, ma anche per simbolo di libertà. Hanno provato a distruggere questa collina bruciandola più volte, ma in realtà lei è sempre sopravvissuta. La gente continua a venire e continua a mettere le proprie croci. E adesso anche noi mettiamo la nostra croce come simbolo di libertà, giusto? Per tutti i motociclisti. Oggi lasciamo la Lituania e ci dirigiamo verso la Polonia. Anche la Polonia la attraverseremo praticamente tutta per arrivare a Cracovia, dove dedicheremo un po' di tempo per visitare la città, ma soprattutto vogliamo visitare quelli che sono stati i campi di sterminio di Birkenau, di Auschwitz. Non ci porteremo la GoPro perché vogliamo fare questa visita col giusto spirito, e poi ci sembrerebbe anche banale dedicare pochi minuti di questo video a un posto così importante, quindi non pubblicheremo nulla e terremo questo posto semplicemente nei nostri cuori. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Castello di Wawel.
E la sua cattedrale. E la sua cattedrale. Qua ci sono tutti i ricconi, i potenti, i prelati. I cardinali, qua, i preti. finché la capitale giravano tutti intorno a sta piazza. Esatto. E qua si paga tutto, si paga per andare a vedere la cattedrale, per andare a vedere il castello, per fare pipì, si paga qualsiasi cosa. Però Che è il bello. centro, è una delle cose belle e più belle di Cracovia. Oltre alla piazza direi che questa è la zona, un fulcro della bellezza culturale di questo paese. Siamo alla piazza Rynek Glowny, se si pronuncia così, ed è il cuore centrale di Cracovia. Noi abbiamo scelto di visitare quando non c'è nessuno perché è più affascinante. Bellissima, vuota. Fate come noi, venite quando c'è poca gente, così ve la godete. Lasciato la Polonia, il nostro viaggio continua sempre verso casa. Attraverseremo paesi come la Slovacchia, poi andremo in Ungheria, Slovenia, Austria e poi saremo nel nostro paese, torneremo in Italia. Purtroppo i giorni stanno per finire, quindi non visiteremo in modo approfondito questi paesi, ma cercheremo di almeno utilizzare sempre la stessa filosofia, cioè evitare le autostrade, evitare le strade veloci e cercare di vedere il più possibile e di fare più strade alternative possibili. 10.000 Non ti sei km. pettinato stavolta? Dopo 10.000 km. 31 giorni che non si ricorda mai di pettinarsi. 31 giorni. 150, oltre 150 ore di moto, ma moto effettiva in movimento. 15 paesi, siamo tornati al punto di partenza e direi io non butterei via niente, è stata proprio una bella esperienza. Bella Ci è vacanza. andata molto grassa. Molto grassa, come Moiare. Siamo qua nella sede della Dubrovnik Carpi per ringraziarli anche perché ci hanno fatto compagnia, ci hanno seguito, ci hanno chiamato durante il nostro viaggio e quindi un po' per ringraziarli e cosa? E poi basta. E basta. Cosa dobbiamo dire? Più di così. Bello così. Bella esperienza, tanta roba. Alla prossima.